19 febbraio 1910. 8 uomini si alzano in piedi davanti al giudice George Washington Ray. Sono italiani. Hanno appena sentito la parola colpevoli, ripetuta 24 volte. La giuria ha impiegato circa 1 ora e 15 minuti per decidere il loro destino. Le condanne cumulative raggiungono circa 150 anni di carcere complessivi. Il capo della gang, Giuseppe Morello, viene condannato a una lunga pena detentiva. Il suo braccio destro, Ignazio Lupo, pure. Davanti al giudice George Washington Ray si apre uno dei primi processi federali mai intentati contro un'organizzazione criminale di matrice italiana. Per la prima volta, lo Stato americano guarda negli occhi il fenomeno che presto sarà chiamato mafia. Ma c'è un dettaglio che nessuno sa. Circa un anno prima, il più grande investigatore di crimini italiani d'America è stato assassinato a Palermo. Joseph Petrosino. Secondo fonti storiche, era impegnato nel raccogliere prove per la possibile deportazione di alcuni mafiosi, tra cui Morello e Lupo. Com'è possibile che nessuno si sia mai chiesto chi aveva davvero interesse a farlo tacere? Come hanno fatto 4 milioni di immigrati disperati a partorire l'organizzazione criminale più sofisticata del mondo moderno? Potrebbe sembrare leggenda o folklore da film, ma quello che stai per sentire è pura ricostruzione giudiziale, basata su sentenze definitive, commissioni parlamentari, archivi FBI, cronache verificate. Benvenuto in Anime Oscure. Io sono Alex Neri. America. Fine dell'Ottocento. Il paese più ricco del mondo costruisce il suo futuro sulle spalle di 4 milioni di italiani che attraversano l'Atlantico in cerca di una vita migliore. Ma l'America che li accoglie non è quella dei sogni. Li chiamano Dagos, Guineas, Wops. Li considerano criminali per natura. Li segregano in quartieri dove 5 famiglie condividono un appartamento senza riscaldamento, dove un bambino su 4 muore prima di compiere 10 anni per malattie infettive, fame e condizioni igieniche disastrose. Ma tra questi immigrati disperati, alcuni portano con sé qualcosa di diverso dalla povertà. Portano un'organizzazione, un codice, un sistema di potere nato nelle campagne siciliane e destinato a diventare l'impero criminale più sofisticato che l'America abbia mai conosciuto. Questa è la storia di come un pugno di uomini senza patria abbia costruito un governo parallelo nel cuore della democrazia più potente del mondo. Era solo l'inizio di qualcosa che avrebbe cambiato per sempre l'America. «14 marzo 1891, New Orleans, Louisiana. Una folla di 8.000 persone marcia verso Orleans Parish Prison, in testa alcuni dei cittadini più rispettabili della città. Portano corde e pistole. 5 mesi prima, il capo della polizia David Hennessy è stato assassinato da un gruppo di uomini di origine italiana mentre rincasava. Le sue ultime parole alla gente che lo soccorre sono: «Di Dagos lo hanno fatto». I Dagos, gli italiani. 19 uomini vengono arrestati, 9 vanno a processo per omicidio. Il verdetto, però, non è quello che la folla si aspetta. 6 imputati vengono assolti, altri 3 finiscono in un mistrial. Nessuno viene condannato. La mattina del 14 marzo, i principali quotidiani di New Orleans pubblicano un annuncio firmato da un comitato di 50. Tutti i buoni cittadini sono invitati a ritrovarsi oggi alle 10:30 presso Canal Street per dare una lezione appropriata ai siciliani assassini. 8.000 persone sfondano i cancelli della prigione. Trovano 11 italiani rinchiusi nelle celle. Vengono assassinati tutti, molti dei quali rimasti senza nome nei registri ufficiali.
li trascinano fuori a uno. Secondo i resoconti dell'epoca, alcuni furono impiccati in luoghi pubblici, altri fucilati nel cortile della prigione. In totale, 11 uomini persero la vita in quello che resta il più grande linciaggio di massa nella storia americana. Nessuno verrà mai processato per questi omicidi. Il massacro di New Orleans non è solo il più grande linciaggio di massa della storia americana. È qualcosa altro. Per molti italiani d'allora fu il momento in cui l'America sembrò dichiarare guerra a un popolo intero. E alcuni membri di quel popolo decidono di rispondere. Giuseppe Morello, poco più di 25 anni, lasciò la Sicilia nel 1892, dopo essere stato accusato di reati locali e prima che le autorità potessero arrestarlo. Ora sa una cosa. In America essere italiano significa essere un nemico. E i nemici, per sopravvivere, devono organizzarsi. Nel 1892 Giuseppe Morello mette piede su Ellis Island. Ha tra 26 e 27 anni. Secondo i registri dell'immigrazione, ha attraversato l'Atlantico in condizioni di estrema povertà. Non sa leggere, non parla inglese, ma sa una cosa che l'America imparerà presto. Il potere non si chiede, si prende. Prima del 1894, la sua presenza negli Stati Uniti non è documentata da fonti primarie disponibili, ma in pochi anni Morello diventerà il criminale italiano più pericoloso che il paese abbia mai visto. Morello si stabilisce in East Harlem, 116ª strada, un quartiere di immigrati siciliani dove le famiglie vivono stipate in tenements senza riscaldamento, dove la polizia entra solo se costretta, dove la legge americana finisce e inizia qualcos'altro. Secondo alcune fonti risalenti al 1895, che menzionano Giuseppe Morello, risulta proprietario di 3 negozi di alimentari. Ufficialmente. In realtà, questi negozi sono basi operative per qualcosa di molto più sofisticato. Morello non è solo. Con lui arriva un uomo ancora più pericoloso. Ignazio Lupo. Lo chiamano Loop the Wolf. Il lupo. Ha 24 anni e un curriculum che fa tremare i siciliani più duri. È scappato dalla Sicilia dopo aver ucciso uno storekeeper di nome Salvatore Morello. Nessuna parentela con Giuseppe. Solo una coincidenza che diventerà leggenda. Insieme, Morello e Lupo fanno qualcosa che nessun criminale americano aveva mai fatto prima. Creano un sistema. Non rapine occasionali, non crimini improvvisati. Un'organizzazione che controlla territorio, raccoglie informazioni, impone regole. Il primo racket è semplice ma geniale. Estorsione sistematica della comunità italiana, ma non come l'aveva mai vista l'America. Non minacce casuali, un sistema di protezione che funziona come una tassa. Paghi e sei al sicuro. Non paghi e sparisci. La firma di questo sistema ha un nome. Black Hand, mano nera. Le lettere di estorsione portano il simbolo di una mano nera e un pugnale. Pagate $1.000 o bruceremo il vostro negozio e uccideremo la vostra famiglia. Firmato La Mano Nera. Uno dei primi casi documentati risale ai primissimi anni del Novecento, intorno al 1903. Nicola Cappiello, proprietario di un negozio a Brooklyn, riceve una lettera con minacce della mano nera. La consegna alla polizia. Quando il New York Times la pubblica, diventa il primo caso di estorsione mafiosa a ricevere copertura nazionale. È l'inizio di un terrore che durerà 20 anni. La Black Hand divenne una rete di estorsioni organizzate che in alcune comunità italiane esercitava un potere di fatto sul territorio. Morello e Lupo non si limitano a terrorizzare, offrono servizi.
mediazione delle dispute, protezione dai criminali rivali, prestiti a usura, gioco d'azzardo organizzato. Entro il 1899, Morello controlla East Harlem come un feudatario medievale. Ha i suoi soldati, i suoi luogotenenti, i suoi informatori e, soprattutto, ha qualcosa che nessun criminale americano aveva mai avuto prima: il rispetto della propria comunità. Perché Morello non è solo un estorsore, è un protettore. In un paese che tratta gli italiani come animali, lui è l'unica legge che li difende. Quando un italiano viene rubato, Morello recupera i soldi. Quando una famiglia italiana viene minacciata, Morello elimina la minaccia. L'America non capisce. La polizia vede criminalità. Gli italiani vedono giustizia. Nel 1903, il sistema di Morello genera l'equivalente di diversi milioni di dollari all'anno in valori odierni. Controlla il gioco d'azzardo, l'usura, la contraffazione di denaro e qualcosa di ancora più sofisticato: il traffico di manodopera. Le Little Italy americane sono piene di immigrati disperati che non parlano inglese e non sanno dove trovare lavoro. Morello crea un'agenzia di collocamento, ufficialmente legale. In realtà, un sistema di sfruttamento che prende commissioni sia dai lavoratori che dai datori di lavoro. Ma il vero business di Morello è qualcos'altro. È il controllo. In un'America che rifiuta gli italiani, lui diventa il loro padrone. E i padroni, in America, diventano ricchi. Molti immigrati siciliani di East Harlem diffidavano delle istituzioni americane, considerate ostili. Per questo preferivano risolvere i conflitti internamente. La polizia li considera criminali per natura. Morello li protegge, li difende, li vendica. Il 14 aprile 1903 tutto cambia. In un appartamento di Avenue B, all'angolo con East 11th Street, qualcuno trova un barile. Dentro c'è il corpo di Benedetto Madunia, un piccolo criminale che aveva osato contestare l'autorità di Morello. Madunia è stato brutalmente ucciso. Il corpo presentava evidenti segni di violenza. Poi infilato nel barile ancora agonizzante. Il barrel murder non è solo un omicidio, è un messaggio. Questo è quello che succede a chi sfida l'organizzazione. E il messaggio viene recepito dai criminali rivali, dalla comunità italiana e per la prima volta dalla polizia americana. Ma cosa successe davvero dopo? Joseph Petrosino nasce il 30 agosto 1860 a Padula, provincia di Salerno. Suo padre Prospero è un sarto che non sa né leggere né scrivere. Nel 1874 la famiglia si imbarca per New York. Joseph ha 13 anni, non sa una parola di inglese. Il padre trova lavoro come spazzino comunale, guadagna $8 alla settimana. La famiglia vive in un appartamento di 2 stanze a Mulberry Bend, 5 piani senza ascensore, un bagno in comune al piano terra. Nella stessa stanza dormono Joseph, i suoi 3 fratelli e una famiglia di immigrati napoletani che pagano $3 al mese per un materasso nell'angolo. Joseph va a scuola elementare per 3 anni, poi deve lasciare. La famiglia ha bisogno di soldi. A 16 anni lavora come lustrascarpe a Five Points. A 17 fa il garzone in una banca. A 18 lavora nei docks, scarica carbone dalle navi. Ma Joseph ha un sogno. Vuole diventare poliziotto. Gli dicono che è impossibile. Gli italiani non diventano poliziotti. La polizia di New York è irlandese. Il sergente è irlandese. Il capitano è irlandese. Il commissario è irlandese. Gli italiani sono criminali per natura, dicono i giornali. Come può un italiano arrestare italiani?
Nel 1883 Joseph supera l'esame di ammissione all'NYPD. È uno dei primissimi italiani nella storia della polizia di New York. I suoi colleghi lo guardano con sospetto. È uno di loro. Come possono fidarsi? Petrosino risponde con i fatti. E in 6 mesi arresta più criminali di qualunque altro agente. Conosce le strade, parla la lingua, capisce la mentalità e, soprattutto, non ha paura. Nel 1895 viene assegnato alla Mollebury Street Station, Little Italy, il regno di Giuseppe Morello. Petrosino studia l'organizzazione come un generale studia il nemico. Identifica i membri, mappa le loro attività, comprende la loro struttura. Quello che scopre lo sconvolge. Non sono semplici criminali, sono qualcos'altro. Sono un governo. Hanno le loro leggi, i loro tribunali, i loro metodi di esecuzione e soprattutto hanno il controllo assoluto del territorio. Il primo grande successo di Petrosino arriva nel 1897. Arresta Salvatore Marano, uno dei luogotenenti di Morello, per l'omicidio di Nunzio Morello. No, non è parente del boss. È solo un immigrato siciliano che aveva osato aprire un negozio senza pagare il pizzo. L'arresto di Marano è un colpo durissimo per l'organizzazione, non tanto per l'uomo, quanto per il simbolo. Per la prima volta uno di loro viene catturato, processato, condannato. La loro invincibilità inizia a scricchiolare. Morello capisce che Petrosino è un problema, non è un poliziotto normale, è qualcuno che comprende il loro mondo dall'interno, qualcuno che può fargli davvero male. Nel 1902 inizia una guerra silenziosa. Petrosino arresta i soldati di Morello. Morello li fa liberare su cauzione e li fa sparire. Petrosino infiltra informatori nell'organizzazione. Morello li scopre e li uccide. Il turning point arriva nel 1903, il barrel murder di Benedetto Madonia. Petrosino arriva sulla scena del crimine e capisce immediatamente cosa sta guardando. Non è un omicidio qualunque, è un messaggio, un avvertimento, una dichiarazione di guerra. Dopo il barrel murder di Benedetto Madonia, aprile 1903, Petrosino ottiene dai suoi superiori il mandato speciale. Nel 1908, in seguito al barrel murder di Benedetto Madonia, Petrosino ottiene l'autorizzazione per istituire la Italian Squad, prima unità specializzata antimafia della storia americana. 5 agenti, tutti di origine italiana, guidati da Petrosino. La strategia è rivoluzionaria. Non aspettare che i crimini accadano, prevenirli, mappare l'organizzazione, identificare i capi, colpire la struttura, non i singoli criminali. In 2 anni, l'Italian Squad arresta centinaia di membri della Black Hand, ma non sono arresti casuali. Sono operazioni chirurgiche che colpiscono punti nevralgici dell'organizzazione. Petrosino sviluppa una tecnica che diventerà leggenda: l'infiltrazione. Si traveste da immigrato siciliano, frequenta i caffè di Little Italy, ascolta, impara, raccoglie informazioni e poi colpisce. Nel 1905 Petrosino ha identificato tutti i membri dell'organizzazione di Morello. Sa chi sono, dove vivono, cosa fanno. Ha le prove per incriminarli. Ma ha un problema. Molti di loro sono cittadini americani. Non possono essere deportati. Petrosino ha un'idea geniale. Se non può deportarli come criminali, li deporterà come immigrati illegali. Molti di loro sono entrati in America con identità false. Altri hanno precedenti penali in Italia che non hanno dichiarato. Se riesce a provarlo, può farli espellere. Ma per farlo ha bisogno di documenti italiani. Deve andare in Sicilia. Deve raccogliere le prove dai carabinieri, dalla polizia, dagli archivi giudiziari. È una missione pericolosissima. In Sicilia, Petrosino è nemico numero 1 della mafia. Il 9 marzo 1909,
Petrosino salpa per Palermo. Viaggia sotto falso nome. È vestito da civile. Ha con sé 200 nomi. 200 mafiosi che vuole far deportare. Il 12 marzo, alle ore 9 di sera, Petrosino cammina per Piazza Marina. È solo. Sta andando verso il suo hotel. Ha appena finito di incontrare il commissario di polizia di Palermo. Ha in tasca i documenti che servono per distruggere l'organizzazione di Morello. Improvvisamente, un uomo gli si avvicina. Si presenta in siciliano come un vecchio conoscente. È un tranello. L'uomo, identificato come esecutore, si chiama Paolo Palazzotto, legato alla cosca di Portanuova. Ma chi ha davvero ordinato l'omicidio? Chi sapeva che Petrosino era a Palermo? Chi aveva interesse al fermarlo? Per 95 anni è stato un mistero. Poi, nel 2014, alcune intercettazioni telefoniche, raccolte nell'ambito dell'operazione Apocalisse, hanno rivelato l'asserzione di un affiliato secondo cui Paolo Palazzotto avrebbe ucciso Petrosino su ordine di Vito Cascioferro, il padrino di Bisaquino, confermando così un sospetto storiografico di lunga data. Riguardo al coinvolgimento di Giuseppe Morello da New York, le fonti rimangono controverse. Se da un lato la tradizione storiografica consolida questa imputazione, le intercettazioni del 2014 hanno confermato definitivamente il ruolo di Cascioferro e Palazzotto, come mandante ed esecutore. Mentre il coinvolgimento di Morello, pur discusso da storici e fonti consolidate, rimane indiretto e non direttamente confermato dalle intercettazioni pubblicate. La morte di Petrosino è un trauma per l'America italiana. Il loro eroe, il loro simbolo, è stato ucciso dai criminali che combatteva. Ma è anche qualcos'altro. È la prova che l'organizzazione di Morello ha tentacoli che arrivano fino in Sicilia, che può uccidere anche al di là dell'oceano. Il funerale di Petrosino è il più grande nella storia di New York. Una folla immensa segue il corteo, ma tra la folla ci sono anche alcuni membri della Black Hand. Sono venuti a verificare che il loro nemico sia davvero morto. Con la morte di Petrosino, la Italian Squad viene smantellata. La NYPD non ha più nessuno in grado di combattere la mafia dall'interno. Morello e Lupo sembrano invincibili, ma hanno fatto un errore. Un errore che li distruggerà. Hanno iniziato a stampare denaro falso. L'idea arriva nell'autunno del 1908. Giuseppe Morello è nel suo ufficio al 178 East 116 Street. È un negozio di alimentari, ufficialmente. In realtà è il quartier generale dell'organizzazione criminale più potente d'America. Con Morello c'è Ignazio Lupo. È un uomo nuovo, un siciliano che ha appena attraversato l'oceano con una competenza preziosa. Sa stampare denaro. Si chiama Antonio Comito. È un incisore esperto. In Sicilia lavorava per una tipografia. Ora Morello e Lupo lo vogliono per un progetto ambizioso. Stampare dollari americani perfetti. Comito è terrorizzato. Sa cosa significa dire no a Giuseppe Morello, ma sa anche cosa significa dire sì. Contraffazione monetaria è un reato federale. Se lo prendono, sono 20 anni di carcere, minimo. Morello è persuasivo. Non ti stiamo chiedendo di commettere un crimine, gli dice. Ti stiamo chiedendo di usare il tuo talento per la tua famiglia, per la tua gente. Gli americani ci trattano come animali. Perché dovremmo rispettare i loro soldi? Comito cede. Inizi a lavorare in una fattoria a Highland, New York. È isolata, lontana da occhi indiscreti. Ha tutto quello che serve. Macchinari per la stampa, carta di qualità, inchiostri speciali. Il primo lotto è perfetto. Banconote da $2 americani e da $5 canadesi, indistinguibili dalle originali. Morello
le mette in circolazione attraverso la sua rete di negozi e complici. In 6 mesi l'organizzazione produce $50.000 in denaro falso. Per il 1908 è una fortuna, ma soprattutto è la prova che Giuseppe Morello non è solo un boss locale. È il leader di un'organizzazione che può sfidare il governo federale americano. Il problema è che il governo federale se ne accorge. I dollari falsi iniziano a circolare a Chicago, Pittsburgh, Buffalo. Il Secret Service apre un'inchiesta e il Secret Service, a differenza dell'NYPD, ha risorse quasi illimitate. Il capo dell'investigazione si chiama William Flynn. È irlandese, ha 35 anni e ha una caratteristica che terrorizza i criminali. Non molla mai. Flynn studia i dollari falsi come un archeologo studia i reperti. Analizza la carta, gli inchiostri, i caratteri tipografici e scopre qualcosa di straordinario. Chi ha stampato questi soldi è un artista, un maestro dell'incisione. Flynn capisce che non può essere un americano. La tecnica è siciliana, antica, tramandata di generazione in generazione nelle tipografie di Palermo. Inizia ad investigare la comunità siciliana di New York. Identifica i tipografi, gli incisori, gli artigiani e fa una scoperta. Antonio Comito è scomparso dai radar. Ufficialmente è tornato in Sicilia. In realtà nessuno lo ha mai visto partire. Flynn piazza agenti sotto copertura nella comunità italiana. Uno di loro, fingendosi un immigrato in cerca di lavoro, riesce a farsi assumere nella fattoria di Highland. Quello che vede lo sconvolge. La fattoria è una fabbrica di denaro falso. Macchinari sofisticati, pile di banconote, uomini armati che fanno la guardia. E al centro di tutto Antonio Comito che lavora giorno e notte sotto il controllo di Ignazio Lupo. Nel novembre 1909 il Secret Service fa irruzione, arresta 15 persone, tra cui Morello, Lupo e Comito. Sequestra $18.000 in denaro falso e tutti i macchinari per la produzione. Giuseppe Morello viene portato nel carcere federale di Manhattan. Per la prima volta in vita sua si trova faccia a faccia con la giustizia americana. E la giustizia americana non è come quella siciliana. Non si può corrompere, non si può intimorire, non si può uccidere. Il processo inizia il 26 gennaio 1910. È uno dei primi processi federali intentati negli Stati Uniti contro un'organizzazione criminale di matrice italiana. La stampa lo segue giorno per giorno. La stampa americana inizia a parlare per la prima volta di mafia come fenomeno organizzato. Il giudice si chiama George Washington Ray. 60 anni, una carriera ineccepibile, una reputazione di durezza assoluta. Non ha simpatie per gli immigrati italiani, ma non ha nemmeno pregiudizi. Vuole solo la verità. Il testimone chiave è Antonio Comito. Il Secret Service gli ha offerto un patteggiamento in cambio della sua collaborazione. Comito accetta. Sa che è l'unica possibilità di salvare la pelle. Comito racconta tutto. Come è stato reclutato, come è stato minacciato, come ha lavorato per mesi sotto il controllo armato di Lupo. La sua testimonianza è devastante, precisa, credibile. Morello e Lupo tentano di screditarlo. I loro avvocati lo dipingono come un bugiardo, un opportunista, un criminale che cerca di salvare se stesso incolpando gli altri. Ma Comito non si scompone. Risponde a tutte le domande. Fornisce dettagli che solo chi c'era può conoscere. Il colpo di grazia arriva quando il Secret Service presenta le prove fisiche, le banconote false, i macchinari, le impronte digitali e soprattutto le fotografie della fattoria di Highland scattate dagli agenti sotto copertura. La difesa prova l'ultima carta. Ignazio Lupo decide di testimoniare. Racconta la sua vita, la fuga dalla Sicilia dopo l'omicidio, l'arrivo in America, la lotta per sopravvivere. Si dipinge come una vittima del sistema,
non come un criminale. È un errore devastante. Lupo conferma involontariamente molti dettagli dell'accusa e soprattutto rivela la sua vera natura. È freddo, calcolatore, spietato. Quando il procuratore gli chiede se ha mai ucciso qualcuno, Lupo risponde: in America, no. Il 19 febbraio la giuria si ritira per deliberare. Ci vogliono 1 ora e 15 minuti. Il verdetto è unanime, drammatico. Colpevoli su tutti i capi d'accusa. Il giudice Rey non perde tempo. Le sentenze sono spietate. Giuseppe Morello, 25 anni di carcere federale. Ignazio Lupo, 30 anni. Antonio Comito, 12 anni, ma ridotti a 5 per la sua collaborazione. È la fine di un'era. Per la prima volta, la mafia americana ha subito una sconfitta totale. I suoi leader sono in prigione. La sua struttura è stata smantellata. La sua invincibilità è stata distrutta. Ma Giuseppe Morello, mentre viene portato via in catene, sa una cosa che i giudici non sanno. Un'organizzazione non muore con i suoi leader. Evolve, si adatta, rinasce. E mentre lui marcisce nel carcere di Atlanta, altri uomini stanno già prendendo il suo posto. Uomini più giovani, più ambiziosi, più spietati. Uomini che faranno sembrare Giuseppe Morello un dilettante. Se vuoi capire come questa organizzazione è diventata l'impero che ha dominato l'America per un secolo, resta con me. Quello che accade nel prossimo capitolo è il punto di non ritorno. Il proibizionismo, la guerra delle strade, la nascita del sistema. E nessuno te l'ha mai raccontato così. Nella notte fra il 16 e il 17 gennaio 1920, al primo battito di mezzanotte del nuovo giorno, il Volstead Act entrò in vigore, dando inizio al proibizionismo negli Stati Uniti. La produzione, la vendita e il trasporto di bevande alcoliche sono ora reati federali. Il Congresso intendeva moralizzare il paese, ma il proibizionismo finì per favorire la crescita del crimine organizzato. Giuseppe Morello è ancora in prigione. Non uscirà fino al 1920, ma i suoi successori hanno già capito cosa significa il proibizionismo. Un monopolio legale su un prodotto che l'America vuole disperatamente. Il primo a muoversi è Salvatore D'Aquila, originario della Sicilia. Ha fatto parte dell'organizzazione di Morello prima del processo del 1910. Ora controlla East Harlem e il Bronx. D'Aquila non è Giuseppe Morello, non è un visionario, è un uomo d'affari. E capisce subito che il bootlegging non è criminalità tradizionale, è un'industria che richiede capitali, organizzazione, logistica. In 6 mesi, D'Aquila costruisce un impero. Ha destillerie clandestine nel New Jersey. Ha camion per il trasporto. Ha un esercito di corruttori per tenere buona la polizia. Ma soprattutto ha qualcosa che i criminali americani non hanno mai avuto: il rispetto. I suoi clienti non sono altri criminali. Sono giudici, avvocati, politici, uomini d'affari. L'elite americana beve alcol illegale e l'elite americana paga prezzi da elite. Una bottiglia di whisky che prima costava $1, ora ne costa 10. I profitti sono del 1000%. In un anno, D'Aquila guadagna più di quanto Giuseppe Morello abbia mai guadagnato in tutta la sua carriera. Ma il successo attira concorrenza. Altri boss capiscono le potenzialità del bootlegging. Joe Masseria controlla la Lower East Side. I fratelli Terranova hanno preso il controllo di Harlem dopo l'arresto di Morello. Ciascuno vuole la sua fetta del mercato dell'alcol. Il problema è che il mercato dell'alcol richiede territorio
distillerie, magazzini, rotte di trasporto, punti di vendita. E New York non è abbastanza grande per tutti. Uno dei primi a accadere. Il 10 ottobre 1928. Salvatore D'Aquila viene ucciso a colpi di pistola mentre esce dal suo ufficio in East Harlem. L'assassino non viene mai identificato, ma tutti sanno chi c'è dietro. Joe Masseria. Giuseppe Masseria ha 40 anni. È napoletano, non siciliano. Ed è qualcosa che la mafia non aveva mai visto. Un imprenditore della violenza. Non uccide per onore o vendetta. Uccide per business. Masseria capisce che il bootlegging ha cambiato le regole del gioco. Non basta più controllare un quartiere, bisogna controllare intere filiere produttive. Dalle distillerie ai punti vendita, dai trasporti alla corruzione politica. In 2 anni, Masseria elimina tutti i suoi rivali. Almineo, successore d'Aquila, viene ucciso nel novembre 1930. I fratelli Terranova vengono costretti a sottomettersi. Giuseppe Morello, uscito di prigione nel 1920, viene ridotto a un ruolo marginale. Ma mentre Masseria consolida il suo potere a New York, qualcos'altro sta succedendo in un'altra città americana. Qualcosa che cambierà per sempre l'immagine della mafia nel mondo. Chicago. Al Capone. Il volto più famoso del crimine organizzato americano. Ma Capone non è il primo. Non è nemmeno il più pericoloso. È solo quello che i giornali amano di più. Alphonse Capone ha 21 anni quando arriva a Chicago tra la fine del 1920 e l'inizio del 1921. Ha lavorato per Johnny Torrio, un boss italo-americano che ha capito prima di tutti le potenzialità del proibizionismo. In 5 anni, Capone costruisce un impero che fa impallidire quello di Masseria. Secondo stime dell'epoca, controlla circa 700 speakeasy, ha almeno 1000 uomini al suo servizio e guadagna circa 100 milioni di dollari all'anno. E soprattutto, ha qualcosa che i boss di New York non hanno: il fascino. Capone è fotogenico, elegante, carismatico, parla bene inglese, sa come trattare con i giornalisti. Si presenta come un businessman che fornisce un servizio che la gente vuole. Io vendo alcol come altri vendono latte, dice. L'unica differenza è che il mio prodotto è illegale. Ma dietro il fascino c'è la stessa spietatezza degli altri boss. Il 14 febbraio 1929, giorno di San Valentino, 7 membri della gang rivale di Bugs Moran vengono massacrati in un garage di Chicago. Il mandante è Al Capone. L'esecutore non viene mai identificato. Il massacro di San Valentino segna il punto di non ritorno. L'opinione pubblica americana si accorge che il crimine organizzato non è più un fenomeno locale. È diventato un problema nazionale. Un'industria che fattura miliardi. Un governo parallelo che sfida l'autorità federale. Il governo reagisce. Nel 1929 il Dipartimento della Giustizia intensifica la lotta contro il crimine organizzato. Un giovane agente della Prohibition Bureau si distingue particolarmente nelle operazioni contro Al Capone, Elliot Ness. Ma il vero colpo al crimine organizzato non viene dall'FBI, viene dal fisco. Capone, il boss che sembrava intoccabile, crolla su una semplice accusa: evasione fiscale. Non omicidio, non racket, ma soldi non dichiarati. Il suo impero costruito con pistole e mistero svanisce davanti a una pila di bilanci. Il governo, con un colpo di genio, non deve dimostrare che fosse il più spietato gangster d'America, basta provare che ha guadagnato milioni e non ha pagato le tasse. È tutto più semplice di una caccia all'uomo. Nel giugno del 1931 arriva l'accusa formale. Il 17 ottobre la giuria lo dichiara colpevole. Il giudice Wilkerson, pochi giorni dopo, lo spedisce in prigione per 11 anni.
Capone verrà condannato non per omicidio, ma per evasione fiscale. La prova che anche la burocrazia può sconfiggere un impero criminale. Mentre Capone va in prigione, a New York sta succedendo qualcosa di ancora più importante. 2 uomini si stanno preparando per una guerra che cambierà per sempre la struttura della mafia americana. Da una parte, Joe Masseria, il napoletano che controlla Manhattan. Dall'altra, Salvatore Maranzano, un siciliano appena arrivato dall'Italia con idee molto precise su come deve essere organizzata la mafia americana. Maranzano ha 45 anni, è colto, ha studiato da prete, parla perfettamente latino. Ma soprattutto ha una cosa che Masseria non ha: la legittimità siciliana. Maranzano porta con sé il mandato delle cosche di Castellammare del Golfo. È venuto in America per mettere ordine, per riorganizzare la mafia americana secondo i principi siciliani, per eliminare l'anarchia e istituire una gerarchia. Il conflitto è inevitabile. Masseria rappresenta la generazione che si è fatta da sola in America. Maranzano rappresenta la tradizione siciliana. Sono 2 concezioni diverse della mafia, 2 mondi destinati a scontrarsi. La guerra inizia il 26 febbraio 1930. Gaetano Reina, un boss del Bronx, alleato di Masseria, viene ucciso a colpi di pistola mentre esce di casa. L'assassino è un sicario di Maranzano. È l'inizio della Castellamarese War, uno dei conflitti più sanguinosi nella storia della mafia americana. Circa 18 mesi di massacri, decine di morti, una guerra che si combatte nelle strade di New York, nei ristoranti di Little Italy e negli uffici di Wall Street. Ma questa guerra avrà un vincitore inaspettato. Non Masseria, non Maranzano. Un uomo che nessuno vede arrivare. Un uomo che è abbastanza intelligente da capire che il futuro non appartiene né ai napoletani né ai siciliani. Appartiene agli americani. Il suo nome è Salvatore Lucania, ma l'America lo conoscerà con un altro nome: Lucky Luciano. «15 aprile 1931, Nuova Villa Tammaro, Coney Island. Giuseppe Masseria è completamente ignaro di ciò che sta per succedere. È venuto a cena credendo di incontrarsi con alcuni dei suoi più fedeli luogotenenti. Ma Salvatore Lucania, noto come Charlie Luciano, ha orchestrato tutto nei minimi dettagli. Luciano arriva al ristorante e si siede al tavolo di Masseria fingendo normalità. Parlano di business, di territorio, del futuro. Mangiano pesce, bevono vino. Nel pomeriggio, dopo un lungo pranzo, Luciano si alza per andare al bagno. È il segnale. Quando Luciano torna dai servizi igienici, lo aspettano 4 pistole. Vito Genovese, Albert Anastasia, Joe Adonis e Bugsy Siegel aprono il fuoco. 20 colpi sparati a bruciapello. Il boss che ha dominato New York per 10 anni muore sulla tovaglia macchiata di sangue. Luciano fornisce l'alibi perfetto. Era in bagno quando è stato sparato. L'omicidio di Joe Masseria non è solo un regolamento di conti, è qualcos'altro. Rappresenta un punto di svolta, la fine di un'era e l'inizio di un'altra. Perché Charlie Luciano ha appena orchestrato qualcosa che pochi avevano osato prima: eliminare il proprio boss, per instaurare un nuovo ordine a New York. Salvatore Maranzano aveva promesso molto a Luciano: pace tra le famiglie, divisione equa del territorio, rispetto per tutti. E Luciano, come molti altri, aveva inizialmente creduto che fosse la soluzione credibile. Ma Charlie Luciano differiva da Giuseppe Morello e Joe Masseria in modo fondamentale e soprattutto pensava in termini completamente diversi da Salvatore Maranzano. Rappresentava qualcos'altro, una nuova generazione che univa il pragmatismo americano con l'eredità siciliana. Salvatore Lucania nasce il 24 novembre 1897 all'Ercara Friddi, provincia di Palermo. Ha 10 anni quando la famiglia emigra in America. Cresce nel Lower East Side, impara l'inglese perfettamente, studia la cultura americana, capisce come funziona il potere in una democrazia. A 18 anni
Luciano è già un criminale esperto, ma non come gli altri. Non si limita a rapinare o estorcere. Studia, osserva, pianifica. Capisce che il crimine organizzato americano ha un problema fondamentale. È troppo piccolo. I boss siciliani pensano in termini di quartieri. Luciano pensa in termini di stati. I boss siciliani pensano in termini di famiglie. Luciano pensa in termini di industrie. Quando scoppia la Castellamarese War, Luciano si trova nel mezzo. È sottoboss di Masseria, ma ha contatti con Maranzano. È abbastanza giovane da non essere legato alle vecchie rivalità, ma abbastanza esperto da capire le dinamiche del potere. E Luciano capisce una cosa che gli altri non vedono. Questa guerra non ha vincitori, solo perdenti. Sta distruggendo business da milioni di dollari. Sta attirando l'attenzione del governo federale. Sta destabilizzando tutto il sistema. Così prende una decisione. Elimina Masseria per far finire la guerra, ma ha già un piano per eliminare anche Maranzano. Nell'aprile del 1931, dopo l'omicidio di Masseria, Maranzano convoca una grande riunione in un hotel delle montagne di New York. Ci sono tutti i boss sopravvissuti. Maranzano ha vinto la guerra, ora deve organizzare la pace. Maranzano annuncia la sua visione. Divide New York in 5 famiglie: Bonanno, Luciano, Profaci, Mangano, Gagliano. Ogni famiglia avrà il suo territorio. Le dispute verranno risolte attraverso la mediazione, non la violenza. Ma soprattutto Maranzano si nomina capo di tutti i capi, boss dei boss, l'autorità suprema della mafia americana. È un errore fatale. Maranzano pensa di essere in Sicilia. Pensa che la mafia americana accetterà un'autorità tradizionale. Non capisce che l'America ha cambiato questi uomini. Li ha fatti diversi. Luciano ascolta in silenzio. Annoisce. Sorride. Ma dentro di sé sa che Maranzano ha appena firmato la propria condanna a morte. Charlie Luciano ha una visione completamente diversa. Non vuole essere il boss dei boss. Vuole qualcos'altro. Vuole essere il presidente di un consiglio di amministrazione. Durante l'estate del 1931, Luciano inizia a muoversi. Incontra segretamente gli altri boss. Gli spiega la sua visione. La mafia americana deve evolversi, deve diventare moderna, deve funzionare come una corporation. L'idea è rivoluzionaria. Invece di un capo supremo, un consiglio direttivo, la commission. 7 boss con pari autorità che decidono insieme le questioni più importanti. 5 famiglie di New York più Chicago e Buffalo. Decisioni prese a maggioranza, conflitti risolti attraverso il dialogo, business gestito con criteri aziendali. È la democratizzazione della mafia. Ma prima di poter realizzare questa visione, Luciano deve eliminare un ostacolo, Salvatore Maranzano. Il 10 settembre 1931, intorno alle ore 13, Maranzano riceve una telefonata nel suo ufficio presso il New York Central Building, al numero 230 di Park Avenue. Gli dicono che 2 agenti federali dell'Internal Revenue Service vogliono interrogarlo per questioni fiscali. Maranzano accetta di riceverli. È preoccupato, ma non troppo. Anche Al Capone è stato arrestato per evasione fiscale. Maranzano attende. Controlla l'orologio. Alle ore 14:30, come promesso, 4 uomini entrano nell'ufficio. Si presentano con credenziali federali che Maranzano non ha ragione di dubitare siano false. Ma questi non sono agenti federali. Sono killer assoldati da Lucky Luciano. 2 di loro disarmano le guardie del corpo di Maranzano. Gli altri 2 entrano nell'ufficio del boss. Quello che succede dopo dura meno di 5 minuti. Maranzano viene pugnalato 6 volte e poi finito con 5 colpi di pistola. Il boss che voleva essere il re della mafia americana
muore nel suo ufficio di Manhattan, ucciso da uomini che non ha mai visto prima. La storia racconta che il 10 settembre 1931 fu la notte delle Vesper siciliane, quando decine di boss anziani furono eliminati contemporaneamente in tutta l'America per dare inizio al nuovo ordine di Lucky Luciano. È una storia affascinante, ma è solo in parte vera. Quello che sappiamo con certezza è che Salvatore Maranzano fu assassinato il 10 settembre 1931. Gli altri omicidi attribuiti a quella stessa notte rimangono non verificati. La notte delle Vespers è per lo più leggenda, uno di quei miti che la mafia ama raccontarsi e che Hollywood ha successivamente glorificato. Ma l'importante è questo. Maranzano era morto e con lui moriva il vecchio ordine. In ogni caso, questo periodo segna il punto di svolta che permette a Lucky Luciano di consolidare il proprio potere. Tutti i principali competitor di Maranzano vengono eliminati, chiarendo il terreno per la nuova struttura organizzativa. È comunque il momento culminante di una transizione nella storia del crimine organizzato, ma soprattutto è la nascita della mafia moderna. Il giorno dopo, Luciano convoca i boss sopravvissuti, annuncia le nuove regole. Non ci sarà più nessun capo dei capi. La commission prenderà tutte le decisioni importanti. Ogni famiglia manterrà la propria autonomia nel proprio territorio. Ma c'è una condizione fondamentale. Niente più guerre. I conflitti verranno risolti attraverso la mediazione. Chi viola questa regola verrà eliminato. È la nascita della struttura organizzata che diventerà la mafia americana moderna. Un sistema che funzionerà per i successivi 30 anni. Un governo parallelo che controllerà miliardi di dollari di business illegali. Il 5 dicembre 1933, il presidente Franklin D. Roosevelt firma il 21° emendamento. Il proibizionismo è finito. L'alcol torna legale. Per molti americani è una liberazione. Per Lucky Luciano è solo un cambiamento di strategia. L'organizzazione che ha creato è abbastanza flessibile da adattarsi. Se non può più vendere alcol, venderà altre cose. Droga. Gioco d'azzardo. Prostituzione. Racket sindacali. Estorsione. La mafia americana ha imparato la lezione fondamentale del capitalismo. Quando un mercato sparisce, ne trovi un altro. Ma soprattutto ha capito qualcos'altro. Il vero business non è il crimine, è il potere. Il controllo del territorio, l'influenza politica, la capacità di determinare le regole del gioco. Nel 1933, mentre l'America esce dalla Grande Depressione, Lucky Luciano controlla un impero invisibile che si estende da New York a Los Angeles. Ha soldati in ogni grande città americana, ha politici al suo servizio, ha giudici che decidono secondo i suoi interessi e ha qualcosa che Giuseppe Morello non avrebbe mai potuto immaginare: il rispetto del sistema. Non è più un criminale braccato, è un businessman discreto, un americano di successo che ha saputo sfruttare le opportunità che il paese gli ha offerto. La trasformazione è completa. Da 4 siciliani disperati che vendevano protezione a East Harlem, la mafia americana è diventata una multinazionale del crimine, con filiali in tutto il paese. Ma tutto questo è davvero finito? O ha solo cambiato volto? «1933. Fine di un'era, inizio di un'altra. Il proibizionismo è storia. Al Capone è in prigione. Alcuni, come Giuseppe Morello, rilasciato nel 1920, videro il loro potere progressivamente erodersi durante gli anni '20 fino a quando fu assassinato il 15 agosto 1930 durante la Castellamarese War. Joe Masseria e Salvatore Maranzano sono stati uccisi dai loro stessi alleati, ma l'organizzazione che hanno creato è più forte che mai, perché Lucky Luciano
Ha capito qualcosa che i suoi predecessori non avevano mai compreso. In America, il crimine organizzato non può sopravvivere come fenomeno etnico. Deve diventare istituzionale. Le 5 famiglie che Luciano ha organizzato nel 1931 esistono ancora oggi. Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese, Lucchese. I nomi sono cambiati, ma la struttura è la stessa. La commission che ha creato ha governato la mafia americana per 80 anni. Dal 1990 al 2016 l'FBI ha arrestato più di 1000 membri delle 5 famiglie, ma ogni volta che un boss viene arrestato, un altro prende il suo posto. Ogni volta che un'operazione smantella un racket, ne nascene altri 3. Perché l'intuizione di Giuseppe Morello si è rivelata profetica. Il potere non si chiede, si prende, e una volta preso non si lascia più. L'America che nel 1891 linciava 11 italiani innocenti, oggi produce serie TV che glorificano la mafia. I discendenti di quegli immigrati disperati sono diventati icone della cultura popolare. Don Vito Corleone, Tony Soprano, personaggi che milioni di americani ammirano e imitano. Ma dietro il fascino della fiction c'è una realtà molto più complessa. La mafia americana non è scomparsa con la fine del proibizionismo. Si è evoluta. Ha imparato a operare nell'ombra, a corrompere senza essere vista, ad uccidere senza lasciare tracce. Secondo alcune fonti, oggi la mafia si è evoluta verso riciclaggio di denaro attraverso criptovalute e nuove forme di cybercrime. Alcuni report parlano anche di traffici moderni, ma queste attività rimangono oggetto di indagini e raramente vengono attribuite direttamente alle 5 famiglie. E ha mantenuto la caratteristica fondamentale che l'ha resa invincibile: l'adattabilità. Quando l'America ha cambiato le leggi, la mafia ha cambiato i metodi. Quando il governo ha aumentato la sorveglianza, la mafia ha aumentato la sofisticazione. La storia che abbiamo raccontato è la genesi di tutto questo. È la storia di come 4 milioni di immigrati disperati abbiano partorito l'organizzazione criminale più sofisticata del mondo moderno. Ma è anche qualcos'altro. È la storia di come l'America abbia creato i propri demoni. Il razzismo che ha spinto gli italiani nell'illegalità. L'esclusione che li ha costretti ad organizzarsi. Le leggi sbagliate che hanno consegnato loro monopoli da miliardi di dollari. Giuseppe Morello, come molti immigrati del suo tempo, trovò nell'illegalità una via di sopravvivenza in un contesto di esclusione sociale. E quando ha scelto il crimine, ha dimostrato di essere più bravo degli americani anche in quello. Oggi, mentre milioni di nuovi immigrati attraversano i confini americani in cerca di una vita migliore, la storia si ripete. Messicani, centroamericani, medio orientali, che l'America guarda con lo stesso sospetto con cui guardava gli italiani 100 anni fa. E tra questi nuovi disperati ci sono probabilmente altri Giuseppe Morello, altri uomini che hanno compreso che il potere, anche nel crimine, segue le stesse logiche di conquista del potere legittimo. Altri visionari che costruiranno imperi criminali che dureranno generazioni. Perché la lezione fondamentale della mafia americana non è che il crimine paga, è che l'esclusione crea mostri, e i mostri, una volta creati, non muoiono mai veramente, cambiano solo nome. Così finisce il primo episodio, ma la storia della mafia americana ha appena iniziato a svelarsi. Nel prossimo episodio scopriremo come il proibizionismo ha trasformato l'America in un impero criminale, come Al Capone ha conquistato Chicago con il sangue e come la guerra delle strade ha preparato il terreno per la nascita delle 5 famiglie. Questa è una serie in 4 episodi, dalle Little Italy al declino finale. Ogni episodio svela un pezzo di verità che l'America ha cercato di nascondere. Scrivimi nei commenti quale boss vuoi che approfondisca dopo questa serie
Quali storie della mafia americana ti hanno sempre incuriosito? Quali misteri vuoi che indaghi? Iscriviti. Attiva la campanella, perché il prossimo episodio arriva presto e cambierà tutto quello che credevi di sapere sulla mafia. Questo documentario si basa su fonti storiche verificate, sentenze definitive, commissioni parlamentari, archivi FBI, cronache giornalistiche dell'epoca. Ogni ricostruzione rispetta il principio costituzionale della presunzione di innocenza, sancito dall'articolo 27 della Costituzione italiana e dal quinto e 14° emendamento della Costituzione americana. Le figure criminali citate sono state condannate con sentenze definitive o risultano da documentazione storica pubblica. Questo lavoro non intende glorificare il crimine organizzato, ma analizzarne le origini storiche e sociali. Questo è Anime Oscure. Io sono Alex Neri. Se questo lavoro ti ha dato qualcosa, aiutami a farlo conoscere a più persone. Iscriviti al canale. Attiva la campanella, condividi questo episodio, lascia un commento con le tue riflessioni. Grazie per aver ascoltato fino in fondo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Le ombre non finiscono mai.